Magari il problema non è che non hai tempo. Magari il problema è quello che stai inseguendo dentro quel tempo. È una possibilità a cui pensiamo raramente in realtà, perché siamo cresciuti dentro un'idea molto precisa, quella secondo cui la nostra vita sarebbe più serena se solo riuscissimo a organizzarci meglio, se fossimo più disciplinati, più efficienti, più concentrati. E così passiamo anni a cercare strumenti per gestire il tempo. App per la produttività, liste di cose da fare, metodi per pianificare le settimane. Però, nonostante tutto questo, la sensazione di fondo spesso non cambia davvero. Le giornate continuano a scorrere veloci, gli impegni sembrano aumentare e alla fine resta quella sensazione strana di aver fatto molto, ma senza aver davvero vissuto il tempo che è passato. Ed è lì che forse nasce una domanda scomoda. E se non fosse il tempo il problema? Se stessi cercando di sistemare l'orologio mentre la direzione a non avere più un senso? Prova a guardare una giornata normale. Ti svegli e quasi subito la mente si muove verso quello che deve succedere. Le cose da fare, le persone a cui rispondere, le responsabilità da gestire. Anche prima di alzarti dal letto c'è qualcosa che ti tira in avanti. Non è necessariamente qualcosa di drammatico, è semplicemente il modo in cui ormai viviamo. Tutto sembra organizzato attorno al prossimo passo, il prossimo compito, il prossimo risultato. E dentro questo movimento continuo, il tempo smette di essere uno spazio da abitare e diventa qualcosa da usare, da ottimizzare, da sfruttare bene. Senza accorgertene, smetti di vivere il tempo e inizi a rincorrerlo. E quando rincorri qualcosa continuamente, anche se ce l'hai davanti, finisci per non sentirlo più. Lo si vede in tanti piccoli momenti della giornata. Stai facendo una cosa e già pensi a quella successiva. Rispondi a un messaggio mentre hai la testa in un'altra conversazione. Ti siedi un attimo e senti subito il bisogno di controllare qualcosa, aprire una notifica, riempire quel piccolo spazio. Non perché tu lo abbia deciso davvero, ma perché la mente si è abituata a vivere così, come se fermarsi fosse una perdita di tempo, come se il vuoto fosse qualcosa da correggere subito. E allora il tempo non ti basta mai, non perché manchi davvero, ma perché ogni momento viene trascinato verso qualcosa che deve ancora arrivare. Quando il presente diventa solo un ponte verso il prossimo momento, è inevitabile che sembri sempre troppo breve. Il problema non è che il tempo fugge, è che lo stai usando per arrivare continuamente altrove. Molte persone pensano che la soluzione sia diventare più organizzate, gestire meglio le priorità, eliminare le distrazioni e pianificare meglio le giornate. E certo, un po' di chiarezza non può che aiutare, ovvio. Però, se guardi più a fondo, ti accorgi che il problema non è solo pratico, non riguarda soltanto il modo in cui usi il tempo, riguarda quello che pensi di dover ottenere da quel tempo. Perché gran parte della nostra fatica nasce dall'idea che ogni giornata debba portarci un po' più avanti verso qualcosa. Un risultato, una posizione, una versione migliore di noi stessi. E così il tempo smette di essere vita e diventa percorso. Una strada da fare il più velocemente possibile, verso una meta che spesso non abbiamo nemmeno guardato davvero. Questa forse è la parte che non piace quasi a nessuno e nessuno dice. Magari non sei oppresso dalle ore, sei oppresso dall'idea che ogni ora debba giustificarsi. C'è un paradosso molto strano in tutto questo. Più cerchiamo di controllare il tempo, più sentiamo di perderlo. Più proviamo a stringerlo, più scivola via. E non succede perché siamo incapaci di organizzarci. Succede perché il tempo non è qualcosa che possiamo possedere davvero. Possiamo solo attraversarlo. La saggezza buddista guarda questa cosa con una semplicità quasi disarmante. Tutto cambia continuamente, tutto si muove. Il tempo non è un contenitore stabile dentro cui infilare attività e risultati. È un flusso e quando proviamo a dominarlo completamente entriamo in lotta con la sua natura. È come cercare di trattenere l'acqua tra le mani. Più stringi, ovviamente meno resta. E forse anche qui c'è una verità difficile da accettare. La tua stanchezza non nasce solo da quello che fai. Nasce anche dalla lotta continua contro qualcosa che non potrai mai controllare fino in fondo. Ma allora perché ci sentiamo sempre in ritardo? Perché così tante persone hanno la sensazione di non avere abbastanza tempo per vivere davvero? Forse perché il problema non è il tempo, è quello che stiamo inseguendo dentro il tempo. Inseguire significa vivere continuamente proiettati più in avanti, verso un giorno in cui finalmente saremo più tranquilli, finalmente saremo più sistemati, più liberi. Però quel giorno continua a spostarsi.
perché appena raggiungi una meta, ne compare subito un'altra. Non perché sei ingrato, ma perché la mente è stata educata a vivere così, a vedere la vita come una fila di traguardi. E quando la vita diventa una fila di traguardi, il presente perde valore. Diventa preparazione, diventa anticamera, un prima di qualcosa che sembra non arrivare mai davvero. Se ti fermi a guardare bene, molte delle cose che riempiono le giornate non nascono nemmeno da un desiderio autentico, nascono da aspettative invisibili. L'idea di dover essere sempre produttivi. L'idea che rallentare sia quasi una colpa. L'idea che il valore di una giornata dipende da quello che hai concluso. E quando queste convinzioni diventano automatiche, ogni momento libero sembra sospetto, come se ci fosse sempre qualcosa di più importante da fare. Così iniziamo a rincorrere attività, progetti, miglioramenti continui. Non perché li abbiamo scelti davvero, ma perché sembra naturale vivere così. È la logica della crescita infinita applicata alla vita quotidiana. Però, una vita che deve sempre crescere, migliorare e avanzare, quando si concede il diritto di esistere così com'è? Il minimalismo, visto da fuori, sembra riguardare soprattutto gli oggetti, eliminare il superfluo, semplificare gli spazi, ridurre il numero delle cose. Ma quando inizi a guardarlo più in profondità, cambia completamente significato. Diventa una domanda sulla direzione della tua attenzione. Che cosa sto inseguendo davvero? Che cosa mi sta tirando continuamente in avanti? E soprattutto, tutto quello che inseguo merita davvero il mio tempo? Perché il tempo è l'unica cosa che non possiamo accumulare. Non possiamo conservarlo per dopo, possiamo solo viverlo mentre accade. E quando lo riempiamo di cose che non ci appartengono davvero, la vita stessa diventa una lunga rincorsa. Forse il minimalismo allora non è avere meno cose soltanto fuori all'esterno e smettere di regalare il proprio tempo a inseguimenti che non hanno più nemmeno un volto chiaro. Prova a ricordare un momento in cui ti sei sentito davvero presente. Non per forza un momento straordinario. Spesso sono momenti semplici, una passeggiata senza fretta, una conversazione in cui non stavi pensando a cosa dire dopo, un attimo di silenzio in cui non sentivi il bisogno di riempire tutto. In quei momenti il tempo non sembrava un problema. Non avevi bisogno di controllarlo né di accelerarlo. Era semplicemente lì. E questo non succede perché improvvisamente hai più ore a disposizione, ovviamente. Succede perché per un momento non stai inseguendo niente. La mente è altrove, è presente ed è qui che forse cambia tutto. Quando smetti di rincorrere continuamente qualcosa, il tempo smette di essere un nemico e torna a essere casa. È qui che emerge una delle intuizioni più profonde della saggezza buddista. Molta sofferenza nasce dall'attaccamento. E attaccamento non significa solo possedere oggetti o persone. Significa aggrapparsi a idee su come la vita dovrebbe essere, su cosa dovremmo ottenere, diventare, dimostrare. Quando queste idee diventano troppo rigide, la mente vive costantemente nella distanza tra ciò che è e ciò che pensa dovrebbe essere. Il tempo diventa il luogo in cui questa tensione si muove continuamente. Ogni minuto serve per colmare quella distanza. Però forse quella distanza non è nemmeno reale. Forse è un'abitudine interiore, una tensione che abbiamo imparato ad alimentare come se da lì dipendesse il nostro valore. Forse allora la domanda non è come avere più tempo, forse la domanda è cosa smettere di inseguire. E non è semplice, perché molte delle cose che rincorriamo sono diventate parte della nostra identità. Il lavoro, il riconoscimento, l'idea di essere all'altezza, il bisogno di dimostrare qualcosa. Non c'è niente di sbagliato nel desiderare di realizzare qualcosa nella propria vita, ci mancherebbe. Ma quando il desiderio diventa una corsa continua, smettiamo di accorgerci di quello che sta succedendo adesso. E a volte il prezzo più grande non è nemmeno la stanchezza, è la perdita di presenza, è vivere giornate piene, magari anche produttive, ma sentirle passare come se appartenessero sempre a qualcun altro. Il minimalismo interiore non ti chiede di rinunciare alla vita attiva, non ti dice di smettere di lavorare, di progettare o di desiderare. Chiede qualcosa di più sottile, chiede di guardare cosa muove davvero la tua corsa. Quello che insegui nasce da te oppure qualcosa che hai imparato a desiderare? Quando inizi a fare questa distinzione, succede una cosa interessante. Alcune cose continuano ad avere senso, altre iniziano lentamente a perdere peso. Non perché siano sbagliate in assoluto, ma perché non ti appartengono davvero. E quando lasci cadere anche solo una parte di quelle cose inutili, il tempo cambia forma. Non diventa più lungo nel senso numerico del termine, però diventa più abitabile. C'è più spazio dentro i minuti,
più aria dentro le ore. Non senti più continuamente di dover correre verso qualcosa che ancora non c'è. È un cambiamento quasi invisibile dall'esterno, eppure cambia profondamente il modo in cui vivi le giornate. Perché smetti di trattare il tempo come una risorsa da sfruttare e inizi a viverlo come uno spazio in cui stare. E vivere, a volte, significa proprio questo: non usare ogni minuto per diventare altro, ma lasciare che un momento sia semplicemente quel momento, senza costringerlo a produrre qualcosa per il futuro. Forse è anche per questo che alcune delle persone che sembrano più serene non sono necessariamente quelle con meno impegni, sono quelle che non vivono continuamente inseguendo il prossimo passo. Riescono a stare dove sono, non perché abbiano risolto tutto o trovato una formula magica, ma perché hanno smesso di credere che la pace sia nascosta nel prossimo obiettivo. Hanno capito una cosa che oggi noi dimentichiamo troppo facilmente: la vita non accade dopo, accade mentre la stai vivendo. E questa frase, se la senti davvero, cambia tanto, perché smette di esistere quell'altrove in cui finalmente respirerai. Il respiro è qui, oppure non è da nessuna parte. E allora forse il problema non è il tempo che hai, forse è la direzione verso cui continui a spingerlo. Non serve cambiare tutto da un giorno all'altro, lo dico in ogni video su questo canale. A volte basta fermarsi un attimo e guardare con sincerità quello che stai inseguendo. Guardarlo senza giudicarlo, senza difenderlo automaticamente. E chiederti se quella corsa ti sta davvero portando dove desideri andare. Perché il tempo continuerà a scorrere comunque. Però la qualità del tempo dipende da quanto riesci a restare presente dentro di lui. E restare presente non significa diventare passivi. Significa smettere di vivere ogni minuto come una rincorsa verso una visione futura di te che forse nemmeno esiste nel modo in cui la immagini. Forse oggi non cambierà nulla di visibile. Gli impegni resteranno e le responsabilità anche. Però potrebbe aprirsi una piccola crepa nella storia che ti racconti sul tempo. Potresti accorgerti che non tutto quello che insegui è necessario. Potresti lasciare andare una corsa inutile e magari scoprire che il tempo che pensavi di non avere era già qui, nascosto sotto tutto quello che stavi cercando di raggiungere. Perché a volte non hai bisogno di più tempo, hai bisogno di meno inseguimento, meno attrito interiore, meno convinzione che la vita inizi solo quando avrai sistemato tutto. E forse la domanda finale è molto più semplice di quando sembri. Quello che stai inseguendo merita davvero la tua vita? Se queste riflessioni ti aiutano a rallentare un momento e a guardare la vita con più chiarezza, puoi iscriverti al canale. Qui proviamo semplicemente a creare uno spazio in cui respirare un po' di più dentro le nostre giornate. Grazie.